Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di novembre 2023. La papessa, amici del Toro, carta numero 2. Quando c'è la papessa si parla di intuito. È un periodo probabilmente dove sarete portati ad ascoltare il vostro intuito o è come se il vostro intuito vi volesse parlare e voi in qualche modo dovrete prestargli attenzione. È anche una carta che parla di sogni, è una carta che parla di elevazione spirituale e perché no, anche di una guida. Normalmente quando si parla della papessa si fa riferimento alle persone che leggono i tarocchi, piuttosto che le rune, piuttosto che la mano, piuttosto che le persone che magari si occupano di erboristica o cristalloterapia, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Ragazzi, come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi, per caso, non dovesse risuonare nulla o voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere e ho pubblicato una guida per capire come fare e la trovate sotto nella descrizione del video. Come anche trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Vi ricordo che queste sono stese generali, possono vibrare come lavoro, come famiglia, come amore, come amicizia, quindi cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Le letture del lavoro e dei single sono già online e le potete integrare comunque con questa lettura. Là, ragazzi, partiamo con un diavolo e un asso di coppe. Energia piuttosto intensa, devo dire. E la torre. Che periodo grosso di cambiamenti importanti, di rivelazioni, di sblocchi, mi viene da dire. Fante di spade. Matto. 5 di bastoni. E 7 di coppe. Allora ragazzi, partiamo da questo diavolo al contrario. Qui si parla di qualche energia un po' oppressa o repressa. Normalmente il diavolo fa riferimento all'ego, ok? E qui con la torre c'è proprio la caduta dell'ego. Quindi è un po' come se foste in una fase di passaggio. Può essere in riferimento a una persona o a un nuovo progetto di vita che avete. È come se doveste rischiararvi la mente in questa prima parte della lettura. Andiamo a vedere carta per carta così riesco ad essere più specifica. Partiamo da questo diavolo al contrario. 2 di spade e la luna. Allora, il diavolo può far riferimento, ragazzi, a qualche tipo di pensiero che avete, che in realtà non è un dato di fatto, ma considerato che c'è la luna potrebbe essere una vostra proiezione, ovvero voi che pensate una determinata cosa di qualcun altro piuttosto che di una situazione e date per scontato che sia così. Una proiezione è, diciamo, crearsi un'aspettativa in base al proprio modo di pensare, no? Vi faccio un esempio. Voi siete persone tendenzialmente gelose e mentre parlate con un'amica le date dei consigli pregni di gelosia, ok? Quella è una proiezione, come se anche l'amica dovesse essere gelosa come voi. Adesso era solo per farvi un esempio, per farvi capire, non è detto che sia quello il caso. Però, avendo un 2 di spade, c'è parecchia confusione mentale. Tenete presente che quando c'è il diavolo si potrebbe anche parlare di qualche cosa che è illecito. Come vi dicevo prima, fa anche riferimento alle dipendenze. Quindi può essere una dipendenza, una schiavitù, un blocco, diciamo, di tipo fisico, di tipo mentale o di tipo emotivo. Siccome la luna parla di paura, è facile che molte persone abbiano paura di fare un cambio, abbiano paura di fare una scelta, di buttarsi in qualche tipo di nuova situazione. Perché dico nuova? Perché abbiamo un bellissimo asso di coppe, andiamo a vederlo.
In questo caso il diavolo lo sento proprio come se fosse le gabbie della mente. Asso di coppe spiegato da un 3 di pentacoli e da un fante di coppe. Allora, ci potrebbe essere un nuovo inizio da un punto di vista lavorativo o collaborativo, però ho la sensazione che qui o l'offerta in sé non sia tanto solida o voi non vi sentiate abbastanza solidi da far fronte a questa offerta. Andiamo a vedere la torre, quali sono le credenze che cascano, i pensieri. Regina di denari, amanti e 4 di coppe. Sì, ragazzi, io qui ho proprio la sensazione che non vi sentirete all'altezza, c'è da nutrire il vostro amor proprio. Se fosse per esempio una situazione emotiva, perché giustamente abbiamo un asso di coppe, quindi potrebbe essere una situazione diciamo di tipo romantico per qualcuno, è come se ci fosse la voglia di rimettere in equilibrio le cose, di essere considerati di più, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il fante di spade. È come se qualcuno qua non venisse visto. Infatti anche qui abbiamo un 2 di spade che è rappresentato come una donna bendata. Allora abbiamo un 4 di spade e la temperanza, 2 carte di guarigione. Allora, devo dire ragazzi che qui, qualsiasi sia la relazione che state vivendo, ripeto, lavorativa, familiare, di amicizia o romantica, non importa, è in disequilibrio. C'è una forte propensione verso l'altro, mi verrebbe da dire. L'asso di coppe è un incontro, è l'inizio di un amore, di un sentimento, però ho come la sensazione che qualcuno o non creda abbastanza in se stesso per approcciarsi a questo nuovo lavoro, a questo nuovo personaggio, oppure è l'offerta in sé che non ha concretezza. O siete voi che pensate di non essere abbastanza concreti per, oppure è l'offerta in sé che non è molto concreta. Vi dico, c'è qualcosa da rimettere in equilibrio, ok? Qui avete bisogno di controllare bene. Una cosa vi dico, cercate di capire quali sono le dinamiche della relazione. Cercate di tenere d'occhio come si muovono le cose, cioè vi faccio un altro esempio per farvi capire chi è che telefona sempre, chi è che cerca l'altro, chi è che cerca di risolvere i problemi, chi è che li crea i problemi, perché i problemi ci sono in tutte le relazioni, qualsiasi relazione sia, no? La differenza la fa il modo in cui si affrontano questi problemi. Andiamo a vedere il matto. Quante? 10 di coppe, re di coppe, 3 di bastoni e di nuovo la torre. Allora, qui ragazzi, o sì, nella seconda parte di novembre ci sarà un nuovo inizio. Ve lo dico perché avete sia il matto che l'asso di coppe. Può essere questo inizio romantico o semplicemente l'inizio di una nuova avventura, di una nuova passione, di un nuovo momento di vita. Ok? Perché comunque qui è come se nella prima fase ci fosse qualche cosa che vi spinge in avanti, ma ci sono anche un sacco di paure, di pensieri, di insicurezze che vi fermano, che vi bloccano. E qui è un po' come dire, ok, osservate quali sono queste insicurezze che vi bloccano. Cercate di capire come poter guarire, come poter uscire dallo schema di comportamento. E qui nella ultima settimana di novembre abbiamo il matto, quindi un salto di fiducia verso che cosa? Verso una famiglia, verso la completezza, verso l'appagamento, verso il risultato che voi volete ottenere. C'è come una maturità. Se fosse una persona, ragazzi, guardate, si trasforma da fante a re, quindi ci può essere una sorta di evoluzione proprio a livello emotivo, ma qui si tratta di letteralmente lasciarsi indietro qualche cosa. Il matto è colui che lascia tutto indietro e parte per nuove avventure, fiducioso nella vita. E qui ho un po' quella sensazione. Per qualcuno ci potrebbe anche essere un discorso di trasferimento,
Può anche essere il fatto che cambiate ufficio, ok? Anche quello è un trasferimento. Magari non è, è a chilometro zero, però comunque è un cambio. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 8 di bastoni e 8 di pentacoli. Allora, questo spostamento per qualcuno si può trattare di qualche cosa legato al mondo del lavoro, perché abbiamo un 8 di pentacoli. Può anche darsi, ragazzi, che qui ci si debba spostare per qualche motivo lavorativo e non si voglia lasciare indietro magari una nuova relazione, una nuova fiamma, una nuova conoscenza, un nuovo tipo di progetto a cui si sta lavorando, diciamo così. Sta di fatto che verso fine mese c'è un miglioramento della comunicazione. Fate attenzione, potrebbero esserci anche dei piccoli battibecchi nel mondo lavorativo, magari con i colleghi. Sono quelle, come vi posso dire, quelle divergenze che nascono nel quotidiano, ma che in realtà sono cose che si potrebbero lasciare andare tranquillamente. È come se qualcuno si stesse attaccando ai dettagli. Andiamo a vedere il 7 di coppe. 4 di bastoni e 7 di pentacoli. Allora, qui è come se si aprissero una serie di possibilità. Fate attenzione perché quando c'è il 7 di coppe, non tutte le possibilità che si aprono sono effettivamente concretizzabili, molte sono illusioni. Qui abbiamo anche un 4 di bastoni al contrario. Ho come l'idea che un qualche cosa di stabile per adesso è difficile sperarlo, è difficile crearlo. Infatti anche qui avete il 7 di pentacoli che riprende la stessa energia della temperanza. C'è da aspettare, ragazzi. Tenete gli occhi aperti, fate i vostri passi in avanti, però comunque cercate di mantenere il controllo sulla situazione, sugli eventi, sulla dinamica, su come si spostano le dinamiche. Vi dico, per molte persone c'è un viaggio, non credo che sia un viaggio di lunga distanza, ripeto, chilometro zero. Può anche essere da un ufficio all'altro, però è come se ci fosse una sorta di spostamento. Se non è fisico, è un cambio di sponda, è un cambio di modo di pensare. Se prima la pensavate bianca, dopo la pensate nera, ok? Vi dico, avete anche la carta della sacerdotessa e qui avete la carta della luna. Si tratta, mi viene da dire, di mettere in ordine più che i pensieri, le emozioni, ok? Anche i pensieri, però principalmente le emozioni, perché c'è qualche cosa qui a inizio lettura con la luna che tende a bloccarvi, che è un po' l'energia che sento qui del diavolo. Il diavolo ha un'energia costretta, blocca. Che sia una schiavitù, che sia una dipendenza, che sia qualsiasi sia la cosa, che sia la mente, è qualche cosa che blocca il cambio. Però qui è come se arrivasse poi un'ondata di freschezza con questo asso di coppe, che effettivamente vi smuove la terra da sotto i piedi, è come se ci fosse qualche cosa da dover lasciare indietro. E qui è come se si iniziasse a darsi fiducia, a dare fiducia alla vita. Se per caso siete senza lavoro, a fine mese, ragazzi, potrebbe arrivare qualcosa, perché qui abbiamo l'otto di pentacoli. Potrebbe non essere qualcosa di stabile, potrebbe anche non essere qualcosa di riconosciuto, di firmato, ok? Però ho come l'idea che anche se così fosse, può essere un modo per farvi conoscere da un futuro titolare o da un futuro partner collaborativo, per esempio. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi che sono i rituali giornalieri, come se fossero delle frasi, dei mantra da ripetersi durante la giornata per mantenere le vibrazioni positive. Carta numero 35, ve la lascio qui in modo che possiate fare lo screenshot, così si vede tutta, ok. E questa carta vi dice: mi arrendo al flusso dell'universo. Oh, che bella, la sento molto in connessione con il matto. Il matto si abbandona, lascia tutto. Tutto quello che aveva lo lascia letteralmente lo dona. La carta del matto rappresenta San Rocco,
che è proprio rimasto orfano in giovane età, era di famiglia molto nobile, e lui a un certo punto ha regalato tutto quello che aveva e semplicemente con un fagotto è partito per nuove avventure, per nuove esperienze, per scoprire il mondo, per capire chi era. E qui vi dicono di lasciarvi un po' andare a quello che è il flusso dell'universo in questo momento. Ci sono diversi inizi, ragazzi, ci sono dei cambi, c'è comunque l'arrivo a un completamento. Guardate, c'è nel futuro sia un 10 di coppe che un re di coppe. Ora può rappresentare un appagamento, diciamo, se fosse per il lavoro per voi, un appagamento da un punto di vista lavorativo, con magari anche un ruolo nuovo. Se fosse una questione familiare, c'è come una risoluzione dei problemi. Se fosse una questione romantica, vi dico che c'è in qualche modo la maturazione, o perlomeno c'è la possibilità di far maturare questa relazione, ok? C'è da lasciarsi comunque indietro qualcosa perché qui avete la torre, però le potenzialità ci sono. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere con un like, con la vostra iscrizione, con un commento, che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti, e di fatto ringrazio tutte le persone che spendono il tempo per scriverli, per scrivere i commenti. Se avete piacere potete anche condividere il video oppure abbonarvi. Nel caso in cui non troviate il tasto abbonati, potete provare da un video, entrate in un video qualsiasi, dovrebbe esserci scritto. Se neanche così lo vedete, ragazzi, potrebbe essere un problema di modello del telefono, aggiornamento o impostazioni. Vi consiglio di provare con il vostro account da un altro telefono o magari direttamente dal computer. Dal computer si riesce, si vede tutta la schermata. Ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!